La stampa missionaria cattolica ha conosciuto uno straordinario sviluppo a partire dalla fine dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, sia in Europa che in Italia. Ciò nonostante, essa è stata a lungo trascurata dalla storiografia come una fonte storica da considerare e da analizzare, per lo più perché è stata considerata una stampa di serie B, per i suoi caratteri popolari, spiccatamente propagandistici, per la finalità con cui era stata concepita, cioè la raccolta di fondi e di vocazioni per le missioni, e per, se si vuole, per dei tratti apologetici e devozionali. Ma forse soprattutto non è stata considerata degna perché portatrice di un'idea di impegno cristiano nel mondo verso gli altri popoli, da cui noi oggi prendiamo le distanze, in particolar modo l'idea di una missione e di un impegno non solo evangelizzatore ma civilizzatore, portatore quindi di valori assoluti europei, occidentalcentrico, eurocentrico e a tratti paternalistico. Nell'ambito del progetto I Laboratori Culturali della Fede, questo giudizio prevalentemente negativo è stato riformulato grazie allo studio delle riviste pubblicate da due autorevoli realtà missionarie cattoliche, la Compagnia di Gesù e il Pontificio Istituto Missioni Estere, noto anche con l'acronimo PIME. Stiamo parlando delle missioni cattoliche, in seguito Mondo e Missione, e delle missioni della Compagnia di Gesù, note anche come Popoli. Queste riviste hanno avuto un ruolo pionieristico nello sviluppo dell'editoria missionaria popolare in Italia, frutto di un progetto ragionato e articolato che ne ha fatto degli strumenti di informazione, di acculturazione e di intrattenimento per un pubblico volutamente ampio, sia laico, diversificato al suo interno per età, interessi e formazione, sia ecclesiastico, rivolto cioè al clero e in particolare alla base missionaria. Questa formula, periodicamente aggiornata, ha garantito il successo di queste riviste, sia in termini di diffusione, sia in termini di tenuta sul lungo periodo, nonostante la crisi dell'editoria missionaria nella seconda metà del Novecento. Lo studio di queste due riviste, quindi le missioni cattoliche e le missioni della Compagnia di Gesù, ha evidenziato come si tratti di un materiale in grado di restituire non solo le dinamiche interne agli istituti religiosi che le hanno prodotte e dall'altra anche uno squarcio sul mondo missionario, ma altresì si tratta di materiali importanti per lo sviluppo della cosiddetta cultura missionaria, intesa come un contributo che questa stampa ha dato alla familiarizzazione dei lettori, del pubblico italiano, con nozioni non solo prettamente teologiche, ecclesiologiche, ecclesiastiche, ma anche di geografia, di religioni in generale e di etnografia. Naturalmente sempre da un'ottica di parte, perché resta quella confessionale cattolica. A partire dal secondo dopoguerra, anche per poter competere con una vivacità del mercato delle riviste secolari d'attualità, queste pubblicazioni missionarie si sono progressivamente allontanate dalle forme della cosiddetta buona stampa, con i fini moralistici, propagandistici, per avvicinarsi sempre di più al giornalismo missionario, aprendo quindi le pagine ai lettori, orientandoli verso le grandi discussioni geopolitiche, socio-culturali del XX secolo e naturalmente le loro ripercussioni per la Chiesa Cattolica e per la Chiesa Cattolica nei confronti del mondo. La stampa missionaria ha aperto l'indagine a due grandi temi: l'autorappresentazione del missionario e quindi indirettamente della Chiesa Cattolica stessa e dall'altra il secondo, il rapporto con l'altro, con l'alterità sia religiosa che culturale.
Queste riviste hanno avuto un ruolo importante nel consolidare una certa immagine del missionario, un eroe quasi romantico, un avventuriero, un esploratore, colui che abbandonava la patria affrontando anche un viaggio pericoloso, talvolta immolando anche se stesso per portare l'unica vera fede, quella cattolica, ai pagani. Ma dall'altro lato questa stampa ha anche consolidato il binomio fede e civiltà. Da un lato c'è l'Occidente cristiano, portatore della verità e di valori universali, dall'altro il resto del mondo da convertire e civilizzare. A partire dal secondo dopoguerra, non troppo sorprendentemente, queste due riviste, in generale la stampa missionaria, ha messo gradualmente da parte e in discussione lo schema occidentalcentrico che essa stessa aveva contribuito a diffondere e consolidare. Si fa portavoce di mutamenti teologici e culturali più profondi legati alle grandi tematiche della decolonizzazione e le riforme portate avanti promosse dal Concilio Vaticano II, in qualche modo guidando i lettori, ma anche la base missionaria stessa, verso una nuova concezione della Chiesa e della missione. Una missione che non è più civilizzatrice, ma una missione che si fa portavoce del confronto e del dialogo tra cristianesimo e le altre religioni, ma anche dell'alterità in quanto tale, un'alterità culturale, diventando quindi una promozione della dignità umana e della giustizia sociale e ecogiustizia.